Non so, dopo che hanno sparato in aria prima mi sono spaventata, adesso ho paura che ci rapiscano. Ciao amici, molti di voi ci hanno chiesto di far vedere un po' visivamente dove siamo. Allora abbiamo comprato una mappa, eccoci qua, e siamo a Jaca. Si vede il Messico tutto? Tutto più o meno, insomma, qua si vede il Messico. Quindi da Oaxaca oggi andiamo a San José del Pacifico, qua circa, ok? Quindi facciamo tutta questa strada qua, che spero di vedere mentre segno. Eccoci qua, passeremo da qua circa, sì. Ecco qua, arrivati. Ciao, oggi si parte con la pioggia, tutto col bagnetto. Sì, e col mio intestino in mano. A quanto pare la stagione delle piogge è iniziata davvero e ci beccheremo qualche giorno di pioggia. Abbiamo alternative a quanto pare. Funziona o no? Funziona! Incredibile! Beh, per fortuna ha smesso di piovere e ci siamo fermati qui in questo pueblito che si chiama, non mi ricordo. Santa Caterina? No, Caterina, era... Caterina. Era Caterina? Caterina qualcosa. Ah, Santa Caterina Minos. Sì, bravo. Abbiamo fatto una passeggiata in mezzo alle agavi e adesso ci rimettiamo in cammino per San José del Pacifico. Che non è sul Pacifico. Che non è per niente sul Pacifico, è tipo a 2004, una cosa così. Ed è anche parecchio distante dal Pacifico. Infatti quando tutti ce lo consigliavano dicevamo sì, beh, quando arriviamo al mare poi vediamo un attimo dov'è. E invece? Invece no. Guarda che bei cactus giganti. Ieri e oggi assolutamente mi era venuta voglia di fare delle foto in mezzo alle agavi giganti. Quindi abbiamo cercato questi palenche e visto che non c'ero riuscita qualche giorno fa, oggi sono andata a cercarmi sto posto. Ovviamente Andrea era terrorizzato dall'idea di entrare in una proprietà privata a caso. Ecco qui, regressa pronto a Santa Caterina Minas. E proprietà privata in Messico mi fa un po' paura, ecco. Se ti sparano in Sardegna non oso immaginare qua. E allora ci siamo addentrati piano piano, poi è arrivato uno a un certo punto che ci fa: ma fate le foto? Sì. Le volete mettere su qualche canale social? E lì abbiamo detto E invece ha detto sì, anch'io ho la pagina Facebook, ho la pagina Instagram, poi le condivido anch'io. E quindi ci siamo tuffati nelle sue agavi, anche perché poi ci ha detto: ah, ma il campo là in fondo, quello con quelle giganti, è mio, anche quello, andate là. E niente, ora che abbiamo sudato bene, andiamo verso la montagna. Quanto tempo ci dobbiamo mettere? 2 ore e 2 minuti dice in questo momento. È l'1:30, ovviamente non abbiamo pranzato. Pranzeremo quando arriviamo? Boh, io ho lo stomaco che dice cose. E io dove devo andare qua? Dopo il ponte verso Puerto Escondido, esatto. Qua dove c'è il pantano? Esatto, il pantano a noi non piace. Comunque qua intorno è molto bello. Caspita, la GoPro appiattisce un sacco, c'è sta valle che è stupenda, se ne vede proprio poco. Sì, anche le strade difficili che facciamo sembrano sempre facilissime. Dopo che hanno sparato in aria prima mi sono spaventata, adesso ho paura che ci rapiscano. Ma era un fuoco d'artificio? Non era un fuoco d'artificio! Sì! Ma non aveva nessun tipo di artificio, non era carino, Ma non deve essere carino il fuoco d'artificio, e di giorno non si vede. Secondo me di giorno si vedrebbe, era uno sparo. E si è visto, infatti, io l'ho vista la fumata. Sì, la fumata, era uno sparo. 2 spari, prima uno poi l'altro. Erano colpi d'avvertimento. Infatti hanno chiamato quelli che ci rapiranno. Sì, fate pure le foto così. Nel frattempo ci organizziamo. E il top è 1.
e il tope 2 e il tope 3 e il tope 4 e basta. E tope 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 tope. Sai cosa non manca in Messico? Il tope. Non era una battuta. Mi sembrava. Piccolo pit stop. Ciao. Ciao. Che fame. Sulla ruta per Puerto Escondido, affamati, sudati. E poi? Non entriamo nei dettagli del mio intestino. Ecco. Bene, ripartiamo. Piace la toppa? C'è anche questa toppa. Si va. Ora quando vedo le capre penso a barbacoa e dico buone. Buone le caprette. Non siamo esattamente vegetariani in questo viaggio. No. Molto più difficile esserlo in Sud America, in America, non siamo assolutamente al sud, e in Asia. Ma noi non vogliamo essere vegetariani, vogliamo essere vegetariani? Noi vogliamo mangiare adesso Sì. e ci terremo questo desiderio per almeno un'ora e mezza. Sì. Oppure come Dor ci fermiamo. Anche. È che non so che cosa aspettarmi oggi da questo. Se arriviamo a San José del Pacifico non so cosa aspettarmi. Sembra così bello, così ci sono un sacco di posti carissimi dove dormire, cioè ci sarà un panorama spaziale oppure no? Non abbiamo trovato informazioni, nel senso che non è comunque una zona iperturistica, quindi la guida la salta a pie pari. San José del Pacifico. Magari è tipico interno. Un po' di persone ce ne hanno parlato. Quindi è strano tutta l'aspettativa del andiamo, però dove? Cosa succede in questo posto? Chissà cosa troveremo. Magari troveremo solo un posto tranquillo dove dormire e riposare. Che male non ci fa. E mangiare. E anche mangiare, sì. Qua c'è un tope. Disculpe, reductor. Titolo nobiliare acquisito, non si sa bene come. Vedi, perché sono más suaves. Oh, cano. Via. No. Stanno litigando in mezzo allo spartitraffico. E da qui inizia la salita. In questo momento siamo ancora ai 1500 metri di Oaxaca e la nostra destinazione invece si trova a 2700 metri, quindi praticamente dovremmo fare un dislivello di 1200 metri in meno di 50 km. Vediamo come sarà. Sono le 3 del pomeriggio e cominciamo a avere le allucinazioni da fame. Giusto? Sì, anche perché noi ieri sera non abbiamo neanche cenato, perché non stavamo bene. Non stavamo proprio benissimo. Comincio a avere un discreto male alle chiappe. Però con sti pantaloni io ce l'ho molto meno che con i jeans. Sì? Sì, sento proprio la differenza. Buono questo comedor. Secondo me si mangiava bene. Volevi fermarti lì? Non lo so, sono combattuta. Una parte di me vorrebbe fermarsi lì, un'altra parte vorrebbe arrivare. Dai, mancano 16 km. Posare le mie chiappe nel luogo prescelto. Poi secondo me lì nel luogo prescelto ci saranno posti da mangiare. Vedi, Artesanías Hongos Hernández.
Hongos. Che è? Funghi. Ah, siamo arrivati a San José del Pacifico. In mezzo alle nuvole cerchiamo una cabagna donde descansar. Come va? Bene, bene. C'è un bel clima secco. Dentro la giacca io sono proprio secco, secco, secco. Dai, avevo voglia di fare qualche foto nella nebbia. La nebbia c'è. Di brutto. Bene, dopo questi 10 minuti di foto che si sono trasformati in 2 ore e mezza, probabilmente Andrea mi vuole uccidere. Ora andiamo a pranzo. Però non ci hanno i vestiti e io ho fatto delle foto di cui sono molto soddisfatta per la prima volta, tipo. Alla fine a San José abbiamo passato un paio di notti per lavorare, per riposarci, per sperare anche che la pioggia a un certo punto smettesse di venire giù a secchiate, e abbiamo capito che cosa aveva questa San José di tanto rinomato. Il motivo per cui San José è famosa sono i funghi allucinogeni, ovviamente. Se vi abbiamo lasciato la curiosità, ne saprete di più nel prossimo video. E se vi è piaciuto questo video, se vi sta piacendo la nostra avventura in Messico, iscrivetevi al nostro canale, mettete like e attivate la campanella. Alla prossima! Ciao! Ed era la nuvola di Fantozzi. Cos'era? Era il suo clacson. Hola, buenos dias. Panda nel bambù, il nostro elemento naturale. Ho intravisto l'oceano.